Ciao amici e amiche del segno del Capricorno, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 15 al 29 luglio, dove troveremo la luna piena in Acquario. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna, vediamo che cosa aspettarci dal punto di vista astrologico e poi come queste energie si riflettono nel vostro segno attraverso gli oracoli. Questa luna ci porterà a maggiore indipendenza emotiva, ispirazione creativa, voglia di cambiamento e possibilità di pianificare progetti a lungo termine. Grazie alla fantasia, appunto, possiamo in questo periodo aprirci all'innovazione, alle idee originali, all'immaginazione, al pensiero libero, soprattutto per quanto riguarda collaborazioni e nuove conoscenze. Di contro dobbiamo fare attenzione al distacco, alla freddezza emotiva, all'isolamento, può esserci un blocco razionale oppure un blocco della spontaneità, rigidità mentale, tensione, e la solita routine può diventare un po' troppo pesante e noiosa. E adesso vediamo il vostro primo oracolo. La luna dell'innamorato può fare riferimento a un tema che può essere dominante in questo periodo o qualcosa che va attenzionato immediatamente. Secondo me è anche colto perché, siccome riguarda l'amore, è vero soprattutto a livello relazionale, quindi può esserci l'arrivo di un periodo molto più romantico, può esserci una passione o gioia nelle relazioni già presenti in evoluzione, e possibilità di aprire il cuore, fiducia nell'amore, quindi aprirsi per attrarre amore e nuovi incontri. Ci può essere anche una nuova avventura sentimentale, ma non solo. Ricordo che, siccome è una lettura generica, in realtà si può trattare anche di relazioni, collaborazioni e unione di idee per questioni che vi stanno particolarmente a cuore e che possono essere il vostro lavoro, le vostre passioni in senso generico. Andiamo a vedere il secondo messaggio che arriva dalla luna oscura, che parla di potenziale. Probabilmente o in alcune circostanze o per quanto riguarda un ambito della vostra vita, forse anche un progetto, è alle prime fasi, allora quindi c'è bisogno di prepararsi a queste nuove iniziative. Al momento meglio magari riposarsi per rigenerarsi, per favorire questo nuovo passaggio con la trasformazione e anche con una specie di crescita che però parte nel silenzio, nella pausa di riflessione, nel segreto. Quindi al momento non è il caso di tirar fuori, di condividere. Sì, è vero che per alcune cose che sono già attive riguardo a collaborazioni, riguardo a relazioni, anche a nuove conoscenze, ecco, sono le cose nuove, le cose in una fase iniziale, le cose che vogliamo incominciare, anche le nuove possibili collaborazioni, che quelle meritano un po' più di attenzione e, come abbiamo visto, di trasformazione e crescita, soprattutto nella riflessione e nella riservatezza. Poi vediamo, l'altro messaggio arriva dalla carta Superluna. Ci parla di impegno che verrà ripagato, quindi io la reputo sempre una carta di rassicurazione in questo senso, e cioè ci sta dicendo che siamo sulla strada giusta, o almeno a un certo punto del nostro percorso ci ritroveremo su questa strada giusta e che ci porterà soddisfazione, risultati, successo, anche progressi e miglioramenti in vari ambiti della nostra vita. Quindi possiamo cogliere una ventata, un'impennata di energia per poterla indirizzare nel modo giusto. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Vediamo un po'
Cosa ci dice l'oracolo dello sciamano? Il primo messaggio arriva dalla carta il coyote. Ci parla di discernimento e quindi un momento per fare chiarezza, per riconoscere la saggezza, soprattutto nella confusione, di darci la possibilità di crescere con l'esperienza, di evitare soprattutto le trappole, l'autosabotarsi, le illusioni e cercare di concentrarci su ciò che desideriamo davvero. Se c'è caos, se c'è incertezza, ovviamente qui dobbiamo trarre insegnamento, quindi di non lasciarci sovrastare da queste cose e piuttosto magari darci la possibilità di esplorare nella confusione sotto la superficie, quindi di non fermarsi alle prime impressioni, alle illusioni e cercare di gestire al meglio le proprie risorse. Questo è il primo messaggio, adesso andiamo a vedere il secondo che arriva dalla carta, il sole, e che è un bellissimo messaggio di energia vitale, di creazione, di spinta da accogliere. Ricordo che abbiamo visto anche da queste carte la possibilità di ottenere successo e soddisfazione, ma soprattutto di fare chiarezza e cogliere quel potere creativo per continuare a procedere in alcune cose e invece in altre proprio per uscire dalla nostra zona di comfort o da una zona che è un po' poco chiara, un po' oscura. E adesso procediamo con l'ultimo messaggio che arriva da il vento domato. In questo caso il messaggio è di purificazione, di rinnovamento energetico che ci libera dalle negatività. Come vedete si ripetono alcuni messaggi perché probabilmente qualcuno nella sua vuole essere chiaro su questo per aiutarvi nel percorso e quindi di rigenerazione, di creare spazio interiore, di avere rispetto del proprio percorso, di cercare di andare a colmare divergenze, di ascoltare, di essere disponibili ad accogliere le opportunità, forse di conciliazione o di riconciliazione e di andare a riunire quelle cose che sono divergenti, che sono frammentate, che hanno bisogno di essere comprese proprio per andare appunto a metterci nel percorso giusto. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!